Allora il 13 ho aperto AUD NZD, NZD Yen e GBP NZD. Praticamente ieri ho aperto sterlina Yen. Allora mi ricordo che le prime tre erano state aperte perché me l'aveva indicato Predictor. Se vedete le ho aperte in orari balordi perché siamo già alle 19 UTC, quindi il mercato è molto lento. Secondo me io lì ho fatto un errore, sono entrato in un contesto di bassa volatilità e questo potrebbe portare a conseguenze quali tenere aperte le operazioni per un po', perché ad una certa ora non c'è molta volatilità, quindi sono quasi tutti fermi, il mercato è nella fase di coda, quindi Predictor segnala quello che è la situazione del mercato, tu poi te ne vai a letto. È normale che poi la mattina ti ritrovi con i loss perché la ragione è questa, ecco perché li ho tenuti aperti. Praticamente mi ricordo li avevo aperti, erano andati in profitto perché l'avevo controllata la mattina, però non avevo messo né stop loss né take profit, stavano portando un discreto profitto, però ero stanco, me ne ero andato a letto praticamente. L'operazione complessiva mi portava a una sciocchezza come loss, quindi le ho tenute aperte e adesso mi ritrovo in questa situazione dove abbiamo sterlina neozelandese che mi sta facendo soffrire. Sono comunque in profitto perché anche se io ho un'operazione loss direi di chiudere, capito? Used margin, guardiamo questo dato, è praticamente 158 euro. Io in realtà sto facendo 76 diviso 158, stiamo facendo circa il 48%, non è male. Adesso immagino che molti si domanderanno com'è possibile che sta facendo il 48% se effettivamente sta facendo quasi il 10%, perché tanti considerano il profitto sul balance. È sbagliatissimo. Primo perché sul 10% non ti accontenti e secondo perché tu non stai allocando tutto il balance in un'unica operazione. Tu hai destinato parte del tuo capitale all'operazione perché questo è il costo dell'operazione e quindi la performance deve tener conto di questo. Io sto rischiando questa cifra, quindi l'investimento fa riferimento ovviamente a quelli che io ho destinato all'operazione. Quindi la performance bisogna sempre calcolarla e considerarla sulla cifra che rappresenta il costo dell'operazione ed è per questo che su 158 euro di costo e 88 euro che è maggiore di 48% è una buona operazione e quindi può essere chiusa. Ora provate a pensare al contrario, ossia di 158 io sto perdendo il 48%. È una buona operazione? No, non è una buona operazione questa. Se io del costo sto perdendo il 48%, la posso considerare una buona operazione? Assolutamente no. E cosa devo fare? Devo chiudere. Mentre se io considero magari il balance, il 48% di 158 è una cifra ridicola, tipo il 7% del capitale. La chiudo? No, che non la chiudo. Capite qual è il problema? Bisogna cambiare la prospettiva, bisogna cambiare modo di vedere gli strumenti. Inizio a ragionare secondo lo strumento, inizio a capire il significato, do un valore. Di conseguenza sto più attento ai miei soldi, a come vengono gestiti. Se poi io inizio a chiudere le operazioni sempre in profitto, il capitale ovviamente mi cresce e io continuo sempre a considerare il 5% da allocare ad ogni operazione che io apro, cresce il balance, cresce la mia esposizione, ma in realtà è sempre il 5%. Sempre. Quindi non bisogna concentrarsi sul costo dell'operazione, bisogna sempre concentrarsi sulla percentuale. È normale che un determinato ammontare di cifre lo ignori, ma altre cifre non riesci ad ignorarle, quindi è anche difficile gestirle. Per questo bisogna spostare l'attenzione su valori che ci portano sempre un vantaggio, perché dopo diventiamo nemici del nostro stesso lavoro. La paura ci fa sabotare il lavoro che stiamo svolgendo e questo è pericoloso, soprattutto negli affari. Quindi non c'è bisogno di caricare come dei dannati quando si è sul mercato, ma seguire disciplina, rigore, una tabella di marcia, 5% sono cifre che vengono automaticamente tollerate. Non rischio tanto, seguo il mercato, perché il mercato ha una sua storia e se tu non la segui come una serie TV, perdi pezzi importanti. Uno tra questi l'equilibrio del mercato. A che prezzo il mercato era in equilibrio 2 giorni fa, 3 giorni fa? Cos'era successo? Detto questo, direi comunque di chiudere e di accontentarci di un 50%.